Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, l'altra volta Fabri abbiamo iniziato a raccontare questo Dragon Trainer ed è incredibile come in una scena di 2 minuti, forse neanche, abbiamo trovato così tanti significati, così tanto valore, così tanta densità anche all'interno appunto di un'orchestra così sterminata. Quanti, potremmo dire, layer, quanti strati ci sono e quante chiavi di lettura ci sono nello stesso momento. Molte cose le abbiamo viste nel loro insieme, le abbiamo isolate. Oggi vogliamo andare un po' più nel dettaglio e farvi sentire qualche frammento, in particolare dei legni, ma non solo dei legni, facendoveli ascoltare da soli e magari facendoveli anche ascoltare tutta l'orchestra. Senza di loro cosa ci perderemmo, ecco, diciamo così. Allora, argomento note ribattute. Il tema in realtà è fatto, tranne dalla cornamusa che non avrebbe la possibilità, ma sia dagli archi sia dai legni è fatto con note ribattute. Cioè ribattere 2 volte la stessa nota, quindi fare 2 sedicesimi invece che un ottavo, ci aiuta innanzitutto a dare un maggior senso di varietà e poi ci dà ancora di più il senso della concitazione, il senso dell'avventura, perché è chiaro che se fosse avremmo un tema, in questo caso lirico e cantabile, ma lo stesso tema lo possiamo cantare e sentiamolo. Sentite che tutte note ribattute. Abbiamo finito la prima parte, i primi tentativi, anche perché queste note ribattute danno anche più il senso del movimento, del tentativo, del riusciamo, del dinamismo, finché arriviamo invece alla seconda parte decisamente più appoggiata, perché il volo sta funzionando, il giochino funziona. Ecco qui proprio la parte lirica, le note cantabile. Si distendono, no? Come sono distese le ali, come si è disteso il volo, si distendono le note. È una calma apparente perché parleremo più di distensione, no? La lunghezza delle note, e ricordiamo il dinamismo interno alla frase musicale, corrisponde non solo mimicamente al dinamismo degli elementi sulla scena, ma anche alla nostra percezione psicologica del momento, al nostro vissuto. Ci induce a entrare, a medesimarci in Hiccup, nel ragazzo, nel Dragon Trainer, in un suo momento di quiete e di piacere, e quindi la nota distesa non è solo una logica conseguenza del momento dinamico preceduto dai flauti, ma è anche perfettamente bilanciato nel discorso narrativo della scena, a cui l'alternanza di pieni e vuoti, se vogliamo così tensione e rilascio è uno dei classici espedienti narrativi perché la scena possa tenere viva la nostra attenzione. Ecco, immaginatevi se questo stesso tema non fosse stato così ben congegnato sull'immagine. Avremmo avuto sicuramente un tema gradevolissimo sotto, ma ci saremmo persi tutte queste sfumature. Sotto la distensione del tema che asseconda la sicurezza con cui crede momentaneamente il ragazzo di dominare il volo, sentiamo qui una particolarità che noi chiamiamo le volatine. Allora, qui sentiamo questa figurazione, anche questa molto sincronizzata con il suo volo da parte degli oboi, dei fagotti e dei violini secondi. Da dove veniamo? Veniamo dalla precedente fase di maggior stabilità, di maggior fermezza per certi versi, e quindi qui il compositore come fa a muovere l'azione? In questa maniera, e con l'insieme di arpa e celesta, dove succede questa cosa. È un banalissimo arpeggio di per sé, però la prima parte viene fatta dall'arpa e la seconda parte della battuta viene fatta dalla celesta, in questa maniera che ascoltiamo.
Questo è un modo bellissimo di muovere le voci interne. Sotto cosa abbiamo? I violini primi che fanno un tremolo che però ha anche comunque delle intenzioni tematiche, ma la parte più importante la fanno i flauti, i clarinetti e il sopilka, il famoso flauto ucraino, Esatto. che in questo caso è sì nascosto tra gli altri strumenti, non ha una funzione solistica, diciamo così, però come dico sempre è un po' come quando aggiungiamo un pizzico di sale nel sugo e il sapore è cambiato, anche se il sale è poco. I clarinetti sono in rosso. Ecco che i clarinetti ci corrono in soccorso per mantenere ancora la distensione del volo, quindi c'è questo contrasto, no? Ma non sono solo i corni che tengono quelle note tenute, anche i clarinetti e il famoso whistle, Il sopilka, il nostro amato sopilka. Fondamentale sul sopilka. Il controcanto del sopilka ci consente di assegnare quelle volate, no, che abbiamo visto prima in questo momento che possiamo definire un momento transitorio che si esaurisce ovviamente con il volo in picchiata, quel momento bellissimo dove abbiamo il tema espresso dai corni, l'abbiamo raccontato, ed è qui che i legni iniziano a volare anche loro. E chi? Flauti, dagli oboi e dai clarinetti e dall'arpa sotto che supporta. E quindi è bellissimo notare come questo passarsi la palla, la velocità che hanno i legni, che ci consente di avere il tipico effetto dinamico, punteggiato e soprattutto esplosivo e trascinante, è quanto di meglio noi possiamo trovare per assecondarlo. Vediamo cosa succederebbe se lo mutassimo, se lo togliessimo dal discorso generale. Con, senza. Senza, con. E vedi, questo è proprio il classico caso in cui l'importanza dell'orchestrazione viene in soccorso, perché non è che senza questa parte non stia in piedi, sta, il tema, anzi il tema è bello, è ampio, però io credo che veramente di questa colonna sonora in generale, a parte questo brano, vada veramente sottolineata non solo la bellezza estetica, ma anche la perizia nell'orchestrazione, che veramente non ha niente da invidiare all'altro Johnny, assolutamente, al Johnny più anziano. Cosa sta per giungere al sommato ai flauti? Il piccolo, la volatina, la vogliamo tenere una volatina col piccolo? Cioè con l'ottavino? Con l'ottavino? Eccola qui in tutta la sua bellezza. È fantastico. L'ottavino è ovviamente lo strumento più alto della famiglia dei legni ed è leggero. La volatina con l'ottavino ci porta molto più in alto, no? Simbolicamente lo strumento agile è lo strumento che vola. Oltretutto questa volatina del piccolo consente di legare bene due cambi di inquadratura, quindi abbiamo la roccia da sotto, poi si vede il mare e poi si vede lui che si guarda indietro, e questo è meravigliosamente legato proprio dal piccolo che fa da collante. E poi subito dopo ecco. E subito dopo andiamo a sbattere. E poi andiamo a sbattere. Ovviamente non è mai non c'è mai nulla di drammatico naturalmente in queste cose, però guardate come questo seguire l'azione che potrebbe risultare Mickey Mousing in realtà non sia Mickey Mousing nel senso dispregiativo del termine, però cosa abbiamo? Comunque la descrizione di tutto ciò che sta succedendo. Assolutamente. Sia della parte psicologica che della parte dell'azione. Qui hai visto La cosa magica è che tutto perfettamente incastonato nel percorso tematico. Cioè il percorso tematico non soffre di questi appuntamenti. Per niente. Per questo non è Mickey Mousing, perché potrebbe essere tranquillamente una scelta musicale appropriata nel nostro sviluppo del tema. Non ci fa accorgere come se fosse qualcosa fuori posto, messo lì apposta. Ma come costruiamo, Vito, una perfetta volatina? Allora, mediamente gli strumenti da utilizzare sono i legni, ovviamente gli legni acuti, quindi ottavino, flauti, oboi e ancora più degli oboi i clarinetti, perché
perché il clarinetto ha ancora una capacità virtuosistica superiore all'oboe e ha un suono molto più legato ancora, quindi niente più del flauto in particolare e del clarinetto, a volte supportati dall'arpa che può fare dei glissati. Ovviamente bisogna anche accorciare il tempo delle note, quindi non solo fare in questo caso dei sedicesimi, ma anche delle terzine sedicesimi, perché più si stringe il valore della nota e più ci sarà questo senso di accelerazione e di velocità. Gli intervalli è molto importante, credo, anche stare attenti a non forzare i salti e gli intervalli. Assolutamente no, anzi deve essere quanto più tutto per grado congiunto, e i semitoni ci sono, usiamoli. Quindi questo meccanismo che noi possiamo anche affidare ai violini, vediamo certo, usatissimo da John Williams. Il segreto, secondo me, che ci portiamo a casa è di cercare di lavorare sempre per gradi congiunti in un modo che sia facilmente leggibile anche appunto dall'esecutore, in questo caso dal flautista, anche dal violinista, per raggiungere il suo massimo grado di efficacia. Allora Fabio, io credo che di spunti ne abbiamo dati tantissimi, di questa scena potremmo parlare credo per ore, un infinito. E tutta la colonna sonora richiederebbe 6 mesi probabilmente, insomma, ecco, però direi insomma che i nostri amici hanno di che poter discutere nei commenti. Esatto, perché il montatore quando chiede, e lo chiederà, gli appuntamenti, certo, no? questo fantasma degli appuntamenti, bene, se voi iniziate a mettere delle variazioni continue, a rendere molto accidentato il percorso, ma sempre sotto la guida costante di una tematica, si troverà il montatore o il regista alla visione della musica applicata alla scena un'infinità di agganci e quindi di possibilità, e la musica andrà bene e quindi non chiameranno un altro compositore. Esatto. Bene, lasciate un like se il video vi è piaciuto, scrivete nei commenti eventualmente suggerimenti, nel limite del possibile cercheremo di accontentarvi e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!